Buonasera a tutti, grazie di partecipare a questo webinar con Richard Katz della Flower Essence Society in California, che è in diretta con noi. Per chi non conosce Richard Katz e la floriterapia, bene, penso pochi, ma una breve introduzione. Richard Katz ha iniziato la sua attività nel 1979 e partiva dalla conoscenza dei fiori di Bach, che come tutti sanno sono stati sviluppati dal dottor Bach in Inghilterra negli anni 30, e dopo questo periodo, diciamo fino agli anni 60, 70, rimanevano un po' gli unici prodotti floreali in commercio in giro per il mondo. Alla fine degli anni 70 e negli anni 80 si sono sviluppate le cosiddette nuove floriterapie. Richard Katz è stato uno dei pionieri nella ricerca di nuove essenze floreali, oltre alle 38 sviluppate dal dottor Bach in Inghilterra, e ha creato la scuola dei fiori californiani, cosiddetti, che è una tra le più importanti delle nuove scuole di floriterapia. Ora questi fiori è una delle scuole più serie, perché tutti i prodotti che sono sviluppati hanno come fondamento una ricerca molto importante sul campo. Collaborando con circa 50.000 terapeuti in tutto il mondo, vengono effettuati dei test, dei cross test, per cercare di capire bene come funzionano e gli effetti che hanno queste essenze floreali. Oramai in 40 anni di attività sono noti distribuiti in circa 60 paesi in tutto il mondo. In Italia li distribuisce Natur, e contiamo con questi nuovi metodi elettronici e digitali di dare maggiore opportunità e conoscenza di questi rimedi un po' a tutti i terapeuti, specialmente in questo periodo in cui la necessità di trovare risposte interiori e fiducia a tutta la situazione che stiamo vivendo è sempre più forte. Richard Katz lavora con Patricia Kaminski, che è diventata sua moglie dopo che lo ha raggiunto negli inizi anni 80 nel suo lavoro di ricerca, e loro dirigono la Flower Essence Services. In America, oltre alla Flower Essence Services, c'è la Flower Essence Society, che è l'associazione dei terapeuti che studia la floriterapia e dove appunto 50.000 terapeuti in tutto il mondo si scambiano informazioni e verificano appunto l'efficacia e l'utilizzo di queste essenze floreali. Do la parola a Richard, che in questo webinar di un'ora vi introdurrà ad alcune essenze utili proprio per gestire la situazione che stiamo vivendo. A questo webinar ne farà seguito un altro tra 2 settimane, e poi speriamo di averlo ancora durante l'anno, per avere uno scambio tra l'Italia e gli Stati Uniti sull'uso delle essenze floreali in questo periodo abbastanza difficile. Grazie a tutti, cominciamo con il webinar. Well, greetings to all my colleagues so many miles away. Saluto a tutti i miei colleghi così lontani, così a tanti chilometri di distanza. This certainly is a strange time when we're all socially distanced, and yet we have to be close in our spirit, in our soul, in order to survive. Sicuramente è un tempo molto particolare questo, in cui dobbiamo tenere il distanziamento sociale e allo stesso tempo dobbiamo essere molto vicini gli uni agli altri per poter sopravvivere e stare bene. So I thank Paolo and all the team at Natur for this opportunity to be with you, and especially for all the years of support of our flower essences in Italy. E quindi vorrei ringraziare Natur per questa opportunità che ci è stata offerta di condividere con voi questo webinar, e per tutti gli anni in cui ci hanno rappresentato per i nostri prodotti. So I have behind me actually a picture I took here at Terra Flora a few months ago with all the beautiful autumn colors. Di fatto alle mie spalle potete vedere una bellissima immagine che ho fatto lo scorso autunno a Terra Flora. And
You know, we all feel from nature the beauty that gives our soul so much inspiration, especially in these trying times. E dalla natura è proprio il posto dove possiamo cogliere l'ispirazione, trarre ispirazione per affrontare questo periodo così difficile. But nature offers us more than simply beauty. If we know the language of nature, it offers us an opportunity for our emotional and spiritual growth. Ma la natura ci offre ben più della semplice bellezza, ci offre la possibilità di crescere dal punto di vista dell'anima e delle emozioni. Because what we find in nature is a reflection of what we find within our own selves. Perché quello che noi troviamo nella natura è di fatto un riflesso di quello che noi troviamo all'interno della nostra anima. Yeah, and you know, the old alchemical principle, as above, so below, means that we find the spirit when we look out in the world, and we find the spirit when we look within ourselves. Quindi il vecchio principio alchemico, come sopra così sotto, significa che noi possiamo trovare lo spirito al di fuori, quindi guardando nella natura, ma lo troviamo anche al nostro interno. And this was the genius of Dr. Bach a century ago, to understand the healing messages of nature, and particularly, of course, of the flowers. E questa è stata la genialità del dottor Bach quasi un secolo fa, nel capire la capacità di guarigione offerta dalla natura e in particolar modo dai fiori. And this is what inspired Patricia and myself for our work over these last 4 decades. E questo è quello che ha ispirato anche me e Patricia per il nostro lavoro portato avanti negli ultimi 40 anni. So although I'm here by myself, what I'm sharing is a co-creative work of both of us and all the wonderful network of people around the world who have contributed through the Flower Essence Society. E nonostante io in questo momento sia qua da solo, quello che porto è un lavoro svolto in collaborazione non solo con lei, ma anche con una rete di terapeuti diffusa in tutto il mondo. So my goal in this presentation, and the one that will follow up, is to present examples of several of our formulas that can address the challenges we particularly face at this time. E quindi quello che io vorrei fare in questo seminario e anche in quello nel prossimo è andare ad esaminare alcune delle nostre formule che ci possono aiutare, ci consentono di affrontare questo periodo così sfidante. So we're going to talk about this under 4 different themes. Quindi vorrei parlare di questi 4 temi. And you can see we're developing equanimity and courage to face the stress and fear of our time. Quindi il primo tema, sviluppare l'equanimità e il coraggio per affrontare lo stress e la paura. And I put the image of the fearless formula, which is the most popular one. And Paolo, we just boxed up many cases of it to send to you in Italy. Yeah, okay. E vedete ho messo l'immagine della formula Fearless, della quale ho spedito a Natur un sacco di casse. So what I'm going to do is share with you what goes into the formulas and how they then speak to us in more detail. Quindi vorrei vedere con voi di che cosa è composta questa formula e vedere i vari componenti come agiscono per poterci aiutare. And you can see these other themes, how we work with darkness, with depression, with despair. E vedete, questa ci può aiutare questa formula a lavorare con la depressione e la disperazione. And then how we can really find the source of healing and inner strength to protect us from all that assaults us from the environment.
E trovare anche la forza interiore che ci permette poi di affrontare e superare tutto quello che ci assale dall'ambiente esterno. Because flower essences are really made for this time of challenge. And go ahead. Perché le essenze floreali sono veramente fatte per questo periodo così difficile che stiamo affrontando. I want to share with you some interesting news from our colleagues in Brazil. E vorrei condividere con voi anche delle notizie molto interessanti che arrivano dai nostri colleghi in Brasile. Just a minute, I'm trying to go to the next slide here. Solo un attimo. There we go. So in Brazil, they've actually put out, the Ministry of Health has put out a booklet about how holistic therapies can help with the pandemic, and they have one just on flower essence therapy. E di fatto il Ministero della Salute brasiliano ha pubblicato un Deplian su come i prodotti floreali, olistici e in particolar modo quelli floreali possono aiutare durante la pandemia. So I think it's really important if we remember that in the last century, when Dr. Bach developed flower essences, he was facing many of the same challenges in the world that we face today, very similar. È importante ricordare che quando il dottor Bach ha sviluppato la floriterapia, di fatto ha affrontato molte delle sfide che noi stiamo affrontando proprio in questo periodo. So he developed his whole philosophy of healing based on what he actually experienced in his patients. E di fatto lui ha sviluppato la sua filosofia medica, diciamo, sulla base di quello che lui ha sperimentato nella sua pratica proprio medica. Because one of his first experiences as a medical doctor was treating soldiers who came back from the First World War. Una delle prime cose che lui ha trattato, ha curato, che hanno fatto parte della sua esperienza medica, era proprio il disturbo da stress post-traumatico dei soldati che ritornavano dalla Prima Guerra Mondiale. And this is when people discovered what was called shell shock at the time, we now know as post-trauma stress disorder. Ed è stato proprio in quel momento, in quell'occasione, diciamo, che è stato proprio dato anche il nome a questo disturbo, no? Che è chiamato stress da combattimento, da bombardamento, e poi disturbo da stress post-traumatico. And then, right at the end of the war, came the big flu pandemic. E poi, alla fine della Prima Guerra Mondiale, subito dopo è arrivata la pandemia di influenza. And for many years, I would share this picture and think how strange this looks, and now it's our everyday experience. Per vedere questa immagine fatta allora è veramente è sorprendente vedere come rifletta di fatto quello che stiamo vivendo noi adesso. But I want to share with you this quote from Dr. Bach's Heal Thyself, because it was his reflection on the relationship of emotions to health and disease. E vorrei condividere con voi questa citazione del dottor Bach tratta da Guarisci te stesso, perché parla proprio della relazione tra le emozioni e la malattia. So what he's saying is that the fear of disease actually makes us more susceptible to what we fear. Di fatto quello che dice è che la paura della malattia ci rende più suscettibili ed esposti alla malattia. So you can see how his observation, first of all, of the soldiers who came back with all kinds of symptoms that had nothing to do with physical injury, but more with trauma.
E quindi lui osservava che molti dei soldati che tornavano dal fronte, molti dei disturbi che presentavano non avevano nulla a che fare con delle ferite vere e proprie, con delle lesioni vere e proprie, ma erano sofferenze causate più che altro dalle emozioni, dal traumi soprattutto. And so then when he observed people who were affected by the pandemic, he saw that those who succumbed to fear, how we would say it is their immune system was compromised by their emotional stress. E quindi quando poi ha osservato le persone affette, colpite dall'influenza durante la pandemia, ha notato appunto che coloro che temevano di ammalarsi di fatto presentavano un sistema immunitario più debole e suscettibile a essere effettivamente attaccato dalla malattia. So there's a whole science now of a medical specialty called psychoneuroimmunology that studies this. E ora c'è tutta una branca della medicina che studia queste correlazioni, che si chiama psiconeuroimmunologia. And then, of course, Dr. Bach's work with the flower essences coincided with the Great Depression of the 1930s. E poi il lavoro del dottor Bach con le essenze floreali è coinciso con la Grande Depressione degli anni 30. So he was dealing with the effects not only of the economic crisis, but the depression in people's loss of hope and despair that went along with this situation. E quindi si è trovato a dover affrontare non tanto i problemi dovuti proprio alla crisi economica in senso materiale, quanto a quelli causati a livello emozionale in termini di depressione e di disperazione per la situazione esterna. So we have to remember that flower essences were developed not just to make people feel good or have some kind of transcendent experience, but to deal with the real suffering of the same kind that we see today. Quindi va ricordato che le essenze floreali non sono state sviluppate perché le persone potessero come dire, provare una sorta di trascendenza o cose simili, ma per affrontare dei problemi veramente reali, concreti, come li abbiamo in questo periodo. So a lot of people ask, well, are flower essences an alternative to standard medicine that we can take? Go ahead. Molte persone mi chiedono se le essenze floreali possono essere un'alternativa alla medicina standard. So I want to briefly give you an overview of the comparison of working with flower essence therapy and standard medicine. Quindi vorrei offrirvi una veloce panoramica, un confronto tra il lavoro svolto con i fiori e quello della medicina standard. Because there's two streams of medicine that we can see in the great debate between Louis Pasteur and Antoine Béchamp. Perché di fatto vediamo due rami, diciamo, due direzioni principali nei lavori svolti da Louis Pasteur e Antoine Béchamp. Pasteur, of course, is the one who developed the germ theory, and the whole basis of vaccination is based on that. Nel primo abbiamo tutto lo sviluppo della teoria basata sui germi e quindi poi della vaccinazione per contrastare le infezioni. But Béchamp said, no, it's not the germ that's the problem, it's our terrain, it's our whole system of health that allows the germ then to become a disease. Mentre Béchamp sosteneva che non sono i germi il problema vero, ma il terreno, quindi come si può dire, il substrato su cui poi si va a innestare la malattia. So I characterize these two approaches to medicine as that of Mars and that of Mercury. E quindi ho caratterizzato questi due diversi approcci alla malattia con l'emblema di Marte da una parte e quello di Mercurio dall'altra. So
you can see that Mars is really the characteristic of modern medicine. It's a war against disease. Quindi con Marte vediamo di fatto le caratteristiche della medicina moderna, che di fatto conduce una guerra contro la malattia. And just like in war, where you attack the enemy, there's all kinds of collateral damage. E come nella guerra, quando si attacca il nemico, poi c'è tutta una serie di danni collaterali. But it's very skilled. If you're being overrun by a disease, you do want to stop it from attacking you. Però ovviamente è legittimo, insomma, che se uno si sente attaccato dalla malattia, voglia che la malattia venga fermata. But the holistic approach, which I call the Mercury approach, it's the alchemical approach. Mentre invece l'approccio olistico, quello che io chiamo l'approccio Mercurio, è un approccio invece di tipo alchemico. You know, if you're a gardener and you have plants that are attacked by various insects, you can try to kill the insects, but another way is to build up the health of the soil and the plants so that they're vital and they aren't vulnerable to the insect. Perché vedete, se fate il giardiniere, avete delle piante che possono essere attaccate da degli insetti o da dei parassiti, e quindi potete attaccare, diciamo, i parassiti, ma un altro approccio invece consiste nel rendere sana la pianta, quindi darle un ottimo terreno in cui crescere e far sì che cresca sana e forte. So that's the whole idea of cultivating the terrain. Quindi questa è l'idea, diciamo, che c'è alle spalle del coltivare il terreno. So there's a lot of discussion about building up immunity to disease. Ci sono un sacco di discorsi che vertono su come si può costruire un'immunità rispetto alla malattia. So I want to make the distinction in the Mars approach. You're looking at specific immunity to a particular virus or other pathogen. Vorrei fare però una distinzione importante. Nell'approccio Marte si cerca una immunità specifica ad un gene ad un elemento patogeno particolare, specifico. But in the alchemical approach, we're looking to build up a healthy immune system that's non-specific, that can help us maintain our health no matter what comes our way. Mentre invece con l'approccio alchemico mercuriale noi cerchiamo di costruire, di rafforzare un sistema immunitario che è sano e che quindi è, come dire, che vale per qualsiasi eventuale attacco, senza delle specificità. So what I want to say is that both of these approaches have their appropriate time and place. E vorrei dire che entrambi questi approcci hanno ognuno il suo tempo e ambito specifico. But I want to be clear that with flower essences, we're working in this holistic alchemical way. They're not a substitute for standard medicine. They do something that standard medicine doesn't do. E vorrei essere chiaro che noi con la floriterapia lavoriamo tramite l'approccio alchemico. I fiori hanno degli effetti e fanno delle cose che l'approccio della medicina standard, diciamo, non fa. It's important, and I've put this in red, to see the basic difference in how we see illness. Ed è importante notare il modo in cui noi vediamo la malattia. Ho segnato in rosso queste due diverse visioni. Because illness is not just an enemy. Illness can actually be a teacher for us, an opportunity to learn something. Perché di fatto la malattia non è necessariamente solo un nemico, ma può anche essere un insegnante e offrirci un'opportunità per imparare delle cose. And this was very basic to Dr. Bach's
philosophy of healing in Heal Thyself, as you can read here. E questo era un punto fondamentale della filosofia del dottor Bach. Qui abbiamo un'altra citazione a questo proposito tratta da Guarisci te stesso. And he's talking about suffering as a corrective or giving us a lesson on a personal basis, but it also applies, I believe, to our whole society. E lui ci dà un'indicazione che la sofferenza è un correttivo per imparare una lezione, ma questo sia su base individuale, ma credo che lui lo intendesse anche a livello proprio più collettivo. So now I'm going to spend a little time talking about particular examples, and it's the best way to learn about these essences. Go ahead. Ora vorrei farvi qualche esempio perché è il modo più semplice e diretto per imparare qualcosa su come funzionano le essenze. So first we're going to talk about how these remedies can help us deal with stress and fear. Quindi per prima cosa andiamo a esaminare come questi rimedi ci possono aiutare per affrontare lo stress e la paura. You know, before we started the webinar, I was chatting a bit with Paolo, and he was saying how everybody feels so bombarded by the media talking about the disease. Poco prima che iniziassimo il webinar stavamo parlando con Paolo e lui mi stava dicendo come tutti siamo molto bombardati, no, da tutte queste notizie sulla malattia. And I think that's everyone's experience, that we can be overwhelmed with all the talk about how many people have died and the fear that can come up. E noi possiamo essere facilmente sopraffatti da tutte queste notizie che riportano di quante persone sono morte e questo aiuta a generare paura. And at the same time, I find that the people who are talking against fear are creating their own sense of fear, that we should fear all the people who are representing the government or the medical establishment. So we can't really answer fear with more fear. That's my point. E molte persone che parlano, come dire, contro la paura stanno in realtà alimentando ulteriore paura contro il governo, contro l'establishment. Quindi il mio punto personale di vista è che non si può combattere la paura con dell'altra paura. So this is you can see all the different flowers that go into this formula of fearless. E potete vedere qua tutti i fiori che fanno parte della formula Fearless. And I want to say that this formula and our other formulas that we call Flourish were developed by Patricia and myself. E vale a dire che questa formula, insieme ad altre formule che fanno parte della serie Flourish, sono state sviluppate da me e Patricia. Based on many years of reports from flower essence practitioners who would use combinations in their practice. Sulla base di relazioni, rapporti comunicatici da molti floriterapeuti che avevano utilizzato varie combinazioni nella loro pratica. Many of these were used in disaster relief. Molte di queste sono state utilizzate in caso di disastri naturali. Which was one reason we developed them as spray formulas, because then they could be used by more than one person in a sanitary way. Ed è il motivo per cui noi abbiamo sviluppato queste formule in formato di spray, perché così ne possono beneficiare più persone all'interno, per esempio, di una sala d'ospedale. Right. And so then we realized that these are not only for special circumstances of disaster, but the people are experiencing these qualities of disaster in everyday life, let's say.
E poi ci siamo resi conto anche che questi fiori, queste combinazioni non erano adatte non solo per affrontare i disastri, diciamo, naturali, ma anche in altre circostanze, nel momento in cui le persone hanno questa sensazione di disastro al loro interno, no? Anche durante la vita quotidiana. So I'm going to quickly go over the different flowers that make up this formula so you can see how they work together. Quindi vorrei fare velocemente un escurso sui vari fiori che compongono queste formule, così potete vedere come lavorano insieme. One of the most important ones I feel is the red clover. Uno dei più importanti, secondo me, è red clover. Because this deals exactly with that phenomena when we feel bombarded by fear and panic and all kinds of ideas that affect us, and we lose our center, we lose our balance. Ed è perfetto per questi periodi in cui quando ci si sente bombardati da tutti questi avvenimenti, informazioni e si tende a perdere la propria centratura. As an herb, it's known as a blood cleanser, and we can see that it's cleansing our psychic blood, we can say, our sense of ourself. In erboristeria è considerato un purificatore del sangue e di fatto noi vediamo che esercita questo effetto purificante sul nostro sé. Then there's the mountain pride, which gives us the strength to face adversity. E qui abbiamo Mountain Pride, che è un fiore che ci dà la forza per affrontare le avversità. And this is one that grows on the granite cliffs of the Sierra Nevada mountains. Ed è un fiore che cresce sulle rocce, sul granito, sulle rupi di granito delle montagne della Sierra Nevada. Yeah, it's like if you know the legend of Saint Michael and his sword that conquers the dragon, I see this as kind of the sword of Michael. Can you repeat this, Richard? If you know the legend of Saint Michael who conquers the dragon with his sword, I see this flower as the sword of Michael. Se avete presente la leggenda di San Michele che uccide il drago con la propria spada, ecco, io in questo fiore vedo un po' l'effetto della spada proprio. And then there's Dr. Bach's Mimulus. E poi abbiamo Mimulus del Dr. Bach, which the botanists in their infinite wisdom have renamed, but I still like the old name of Mimulus. che è stato anche rinominato a un nuovo nome, però preferisco chiamarlo ancora Mimulus. This is one of the first remedies that Bach made, and it's for all that timidity and fear that keeps us from going fully into life. E questo è uno dei primi rimedi che è stato preparato dal dottor Bach per quel tipo di timidezza e di paura che ci impedisce di entrare in pieno nella vita. And then another one of Dr. Bach's remedies, the rock rose. E poi abbiamo un altro dei rimedi del dottor Bach che è rock rose. This is that deep existential terror or panic when we feel that we're going to lose our sense of who we are. E questo è per quando abbiamo quella paura esistenziale, panico proprio di perdere il senso di chi siamo. The Oregon grape. This is one that we can compare to Dr. Bach's holly, it deals with even stronger sense of paranoia and expectation of hostility. E qui abbiamo Oregon Grape, che può essere paragonato a Holly della Dr. Bach, però in questo caso è utile per affrontare gli stati ancora più profondi di paranoia e di proiezione. Green rose, which is part of our range of light flower essences.
Poi abbiamo Green Rose che fa parte delle essenze della serie Range of Light. So this is a very special rose that stays close to the color of the earth. E questa è una rosa molto speciale, particolare, che rimane molto vicina al colore della terra. So we can counteract fear with compassion, with love, with a sense of our connection to all of life. E quindi noi possiamo contrastare la paura con la compassione, con l'amore e con il senso di connessione con gli altri esseri viventi e la terra. And if we want to think of the figure in history who most epitomizes green rose, that would be Saint Francis of Assisi, your dear Saint Francis. E se vogliamo pensare a un personaggio che rappresenti la quintessenza, diciamo, di Green Rose, mi viene in mente San Francesco d'Assisi. I think of when he went into the leper colonies, everyone was so afraid to be there, but his lack of fear allowed him to bring healing and compassion. E quindi mi viene in mente quando lui ha deciso di lasciare tutto, di diventare povero, tutti avevano un'estrema paura, no? Ma la sua determinazione, il suo coraggio ha permesso poi a tutti quanti di superare la paura. And then there's the California valerian. E poi abbiamo California Valerian. And this is a native plant that grows high in the Sierra Nevada mountains. E questa è una pianta nativa che cresce sulle altitudini delle montagne della Sierra Nevada. It's a related species to the valerian that is used as an herbal sedative and nervine. Can you repeat this, please? It's related to the herbal use of valerian as a nervine, as a sedative. Ed è molto collegata, diciamo, all'uso erboristico che si fa della valeriana come calmante per i nervi. But this is one that deals with anxiety by helping us to be more in present time instead of thinking always, well, what might happen in the future and how will I do this and how will I do that? E questo fiore ci aiuta molto a rimanere nel tempo presente e ad evitare l'ansia che ci può catturare se continuiamo a pensare che cosa mi potrà succedere, che cosa potrà accadere in questi termini. Yeah, so you can see how all of these flowers relate to themes of fear, but they each bring a different perspective. E quindi potete vedere come tutti questi fiori di fatto trattino la paura, ma ognuno con una specificità diversa. And so another thing we've done with these formulas is we've added a small amount of food grade essential oils. E un'altra cosa che abbiamo fatto con queste formule, abbiamo aggiunto una piccola dose di oli essenziali. Because the essential oils bring a kind of integration of our sense experience with our emotions. Perché gli oli essenziali di fatto portano una sorta di integrazione tra i nostri sensi e le nostre emozioni. So, for example, the bergamot and cistus oils bring a lot of, this is lavender, lavender and ylang ylang bring a certain calm and centering. E per esempio gli oli essenziali di lavanda e di ylang ylang hanno questo effetto calmante e centrante. And then the bergamot and cistus bring a lightness. There, for example, in the citrus quality it brings an openness and a lightness to us. E anche gli oli essenziali di bergamotto e sisto ci aiutano e portano questa qualità di luce, di lucentezza e di leggerezza e di apertura, ci donano queste qualità. So let me talk about another formula that's quite important.
E ora vi parlo invece di un'altra formula che è sicuramente molto importante. So we call it the post-trauma stabilizer La chiamiamo stabilizzatore post-trauma because it's dealing with the effects of trauma that persist after the experience. perché di fatto ha a che fare con gli effetti prodotti dal trauma che persistono anche dopo che il trauma è passato. This is one we've used a lot in situations after earthquakes and hurricanes and other disasters, also in war zones. Questa è una formula che noi utilizziamo moltissimo in zone in cui ci sono stati terremoti, uragani, anche in zone di guerra. But people are finding it quite important now because the whole globe is in shock and trauma of many events, both what's happening with the pandemic, but also what's happening politically, what's happening in the economic, all these traumas and stress. E la utilizziamo molto anche al momento presente perché a livello globale di fatto ci troviamo ad affrontare shock e stress sia causati dalla pandemia ma anche a livello politico ed economico. So Arnica is one of the really important ones for trauma. Per il trauma l'arnica è sicuramente uno dei rimedi più importanti. We know physically that it helps when there's trauma to the body. A livello fisico, come rimedio erboristico, aiuta per i traumi a livello corporeo proprio. What it does is it takes this wonderful solar quality from the high mountains where it grows and it brings it into the life force, into the flow of life. E la cosa bella che fa Arnica è che porta la forza del sole, dei luoghi in cui cresce in alto sulle montagne, all'interno proprio della forza vitale. You always find Arnica growing where there's a flow of water, usually from melting snow. E di solito l'arnica si trova vicino a dell'acqua, in particolar modo dove ci sono le acque prodotte dallo scioglimento della neve. And often when we're traumatized, we withdraw from our body. You know, we could have a part of our body that's numb, or if we're very traumatized, we might even go out of our body. E in caso di traumi, quello che succede è che possiamo ritirarci dal corpo, no? Con uno svenimento e in casi molto pesanti addirittura uscire dal corpo. Questo è quello che può succedere. But Arnica helps bring that solar quality of our self-awareness back so that we can heal the trauma. E invece Arnica ci aiuta proprio a portare questa qualità solare di autoconsapevolezza, a introdurla nel corpo, e cosa che ci aiuta poi a recuperare. The glassy hyacinth grows on old volcanic mountains. E abbiamo Glassy Hyacinth che cresce sulle montagne vulcaniche, di rocce vulcaniche molto antiche. And it really has to do with when we have faced the dark forces that are very traumatizing. Ed è molto utile quando dobbiamo affrontare delle forze oscure che sono fortemente traumatizzanti. One of the first uses we had with glassy hyacinth was during the Rwanda genocide of the 1990s. Uno dei primi utilizzi che abbiamo fatto di Glassy Hyacinth è stato durante il genocidio del Ruanda. And some of the people who were helping there, some nuns actually who were helping, were so traumatized by what they saw that they were nearly paralyzed and sick, and this helped them to recover their soul. E alcune delle persone che aiutavano, che prestavano aiuto lì, in particolar modo alcune suore, erano così traumatizzate da quello che hanno visto
che erano quasi completamente paralizzate, no? E questo rimedio le ha aiutate a ritrovare la connessione con l'anima. And you can see by how it looks that it has a botanical relationship to Dr. Bach's Star of Bethlehem. E potete vedere dalla forma che ha fisica che ha una connessione con la Star of Bethlehem, la stella di Betlemme del dottor Bach. This is one of my favorites, the Green Cross Gentian. Questo è uno dei miei preferiti, la Green Cross Gentian, la genziana dalla Croce Verde. Yeah, we call it that because of the flower is shaped like a cross, the green flower. La chiamiamo così perché proprio per via della forma del fiore che ricorda proprio una croce verde. So it's in the same family as Dr. Bach's gentian, but it grows very tall and it grows in high elevation in the mountains. Appartiene alla stessa famiglia di genziana della dottor Bach, ma cresce molto alta e cresce in altitudine proprio sulle montagne. And this is one that not only addresses a sense of personal setback, but a feeling of all the setbacks in the world that may weigh us down. E questo rimedio si rivolge non solo, è adatto non solo per il nostro personale senso di impotenza, fallimento e blocco, ma ha questo stesso sentimento provato a livello globale. So it gives us the strength and courage, the resolve to serve, to take this challenge as an opportunity to serve others. E quindi ci dà questa forza, questa determinazione, questa decisione di intanto riprenderci e di servire e dare agli altri, dare aiuto, prestare il proprio servizio agli altri. The bleeding heart, this deals with the trauma to our heart when we've lost loved ones, lost other things in our life. E qui abbiamo Bleeding Heart che si rivolge alla sofferenza del cuore per quando perdiamo qualcuno che amiamo, per quando perdiamo le cose che amiamo. Fireweed, I call this the flower of the phoenix. E qui abbiamo Fireweed che io chiamo il fiore della fenice. It does grow in areas that have been devastated by fire or other kinds of ecological destruction. Ed è un fiore che cresce in aree che sono state devastate da incendi o da altri tipi di disastri ecologici. And it brings renewal and vitality. E porta rinnovamento e vitalità. Then there's the echinacea, such a powerful flower. E qui abbiamo Echinacea, un fiore veramente potente. I'm sure you're familiar with this as a herbal remedy for the immune system. Sicuramente lo conoscete come rimedio erboristico per il sistema immunitario. So in this picture you can see the amazing geometric organization of this flower, the central spirals that are on the mathematics of Fibonacci. E qui in questa immagine vedete la incredibile organizzazione geometrica che presenta all'interno, al centro di questo fiore, che ricorda la serie di Fibonacci. So when we've had a shattering experience, an experience that makes us lose our sense of our integrity, the echinacea helps us to bring ourselves into wholeness again. E quindi quando abbiamo un'esperienza che ci fa perdere il nostro senso di integrità, ecco che Echinacea ci aiuta a ritrovarlo. And then we've added the 5-flower or rescue remedy to this formula. E poi abbiamo aggiunto a questa formula la 5-flower formula, cioè il rescue remedy. So I'm sure you're all familiar with that. So you can think of this
trauma formula as an expansion of rescue remedy. Quindi sicuramente tutti lo conoscete e potete pensare a questa formula come a una sorta di espansione, ampliamento della rescue remedy. And then we have 3 essential oils: the yarrow for protection, the lavender soothes the nerves, and the hyssop goes into the deep trauma within the soul. E qui abbiamo gli oli, 3 oli essenziali, abbiamo yarrow per la protezione, la lavanda che ha un effetto calmante e l'issopo che elimina i traumi profondi. So that's a tour of 2 very important formulas, the fearless and the trauma, post-trauma. E qui ecco, è stato un breve escurso su queste 2 formule veramente importanti che sono post-trauma stabilizer e Yeah. So I want to also talk about these oils from our FloraFusion line. Vorrei parlarvi anche di questi oli che fanno parte della nostra linea FloraFusion. Because we use the word fusion because they bring together 3 levels of remedies. They bring the flower essences, but they're in an herbal infusion in oil, and also they have the essential oils added. Li chiamiamo fusion, cioè fusione, perché uniscono 3 livelli, no? Sia quello del rimedio erboristico, dell'olio essenziale e poi quello dei fiori. And so this way, people who might find the flower essences too, say, esoteric or subtle, they can feel the healing properties of the oil. They're very with their senses. E quindi quelle persone che hanno, diciamo, capacità in un certo qual modo esoteriche e sensitive possono veramente percepire le qualità terapeutiche di questi oli. So the arnica, we gather arnica from our gardens here in Terra Flora. E qui l'arnica, noi raccogliamo l'arnica qui a Terra Flora. And then we put it in organic olive oil and leave it in the sun for a couple weeks. E poi la immergiamo nell'olio biologico e la lasciamo esposta al sole per un paio di settimane. And then we press out the oil and we add the flower essence and essential oils to make the blend. E poi la pressiamo e inseriamo l'essenza floreale e l'olio essenziale per poter ricavare appunto l'olio. And so you can apply this directly to the body where there's been trauma. E quindi la potete applicare direttamente sulla parte del corpo che ha subito un trauma. Or it can be added to a bath, which is a wonderful way to experience these oils. Oppure la potete aggiungere a un bagno, che è una maniera fantastica per poter provare questi oli. And another one that's very helpful for stress is the dandelion. E qui abbiamo un altro che è molto importante per lo stress, che è Dandelion. And people try to get rid of dandelions, but we cultivate them. Le persone di solito si sbarazzano del dandelion tarassaco, se non ricordo male, ma invece noi li coltiviamo. It's a wonderful flower of the spring that comes with such force out of the winter into the energy of spring. È un meraviglioso fiore della primavera che entra proprio nella primavera con una tale forza, esce dall'inverno con un'incredibile forza. It helps us to break up the emotional tension that we store in our muscles. E ci aiuta a rompere proprio, no? A lenire la tensione incredibile che possiamo accumulare nei nostri muscoli. It's great for computer neck. I use it all the time when my neck gets tense from working at the computer.
È perfetto, è ottimo per la tensione che si accumula nella nuca quando si lavora troppo al computer. Io lo uso sempre. And it's a favorite of massage practitioners. Sorry, can you repeat? It's a A favorite? favorite of massage practitioners. People who do massage. È uno degli oli preferiti dei massaggiatori. So we're going to talk briefly about some flowers that help us deal with depression or feelings of darkness. E parliamo brevemente di alcuni fiori che ci possono aiutare in caso di quando ci sentiamo oppressi e in tempi di oscurità. But I wanted to share with you a little excerpt from one of my favorite poems about depression. Ma vi vorrei citare un estratto da una delle mie poesie favorite che riguardo alla depressione e all'oscurità. And because this is telling us about how we can look to nature as a way of getting out of our own suffering. Perché ci aiuta ci invita a guardare alla natura come una modalità per uscire dalla nostra sofferenza. And this is from the poem Wild Geese by Mary Oliver. Ed è tratta dal poema Occhi selvagge di Mary Oliver. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Raccontami della disperazione, la tua, e io ti racconterò la mia. Nel frattempo il mondo va avanti. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Nel frattempo le oche selvatiche, in alto nell'aria limpida e blu, stanno di nuovo facendo rotta verso casa. And by the way, these are geese who visit Terra Flora, our home. E tra parentesi, queste sono delle oche selvatiche che vengono a farci visita a Terra Flora. Yes. Wherever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting. Chiunque tu sia, non importa quanto solo, il mondo si offre alla tua immaginazione, ti chiama come le oche selvatiche, forte e appassionatamente. Over and over, announcing your place in the family of things. Più e più volte, annunciando il tuo posto nella famiglia delle cose. So whenever they visit Terra Flora, I remember this poem. E ogni volta che ci vengono a trovare a Terra Flora, a me viene in mente questa poesia. So we have this remedy we call lumen, or you call luce, light. Noi abbiamo questo rimedio che si chiama il lumin o luce. And we can look at this as a blending of colors. Possiamo guardare a questo rimedio come se fosse una mescolanza di colori. We have the yellow flowers of mustard and St. John's wort, which are uplifting. Abbiamo i fiori gialli di mustard e St. John's wort che portano elevazione. They bring the light when we feel depression or darkness. Ci portano luce quando proviamo depressione o ci sentiamo nell'oscurità. And then we have the blue flowers that help us deal with the depth, the borage and the explorer's gentian. E poi abbiamo i fiori blu di borage e explorer gentian che ci aiutano per la profondità. And then the green in the middle is the pine. E poi invece la immagine verde, il colore verde nel mezzo è pino. The pine brings us the kind of equanimity to accept the lessons of life without
being harsh on ourselves. E il pino ci porta a quell'equanimità che serve per accettare le lezioni della vita senza essere troppo duri con noi stessi. And now I'm going to talk about grief relief. Ora vi parlo di grief relief. Or I think you call it rebirth. Penso che voi lo chiamiate rinascita, sollievo dal dolore. And this is one that has been used in hospice work, but also natural disasters where people have lost their homes. And now we're seeing when people have lost their livelihood or just their whole way of life. It's so important. E lo abbiamo utilizzato nel lavoro negli hospice, ma anche quando in caso di disastri naturali, quando la gente ha perduto la propria casa, ma anche in questo momento è molto adatto. And one way we can understand this formula is to see a blue triangle and a pink triangle. E uno dei modi in cui possiamo comprendere questa formula è visualizzare il triangolo blu e il triangolo rosso. So the pink flowers are working on the heart. Quindi i fiori rosa lavorano sul cuore. We're anchored at the bottom with the California wild rose that gives strength and encouragement during times of stress and hardship. E l'ancora è alla base con California Wild Rose che dà incoraggiamento e forza in periodi di stress. Then the bleeding heart, which we've talked about, that gives strength when there's been a loss of relationship or connection. E poi abbiamo Bleeding Heart che aiuta quando c'è stata una perdita e aiuta a ritrovare il senso di connessione. And then the pink yarrow, which helps with the sensitivity of our heart when we feel affected by all the suffering of others, and we absorb all of that. E poi abbiamo Pink Yarrow che ci aiuta quando siamo troppo esposti, diciamo, assorbiamo troppo, c'è un eccesso di sensibilità rispetto agli altri e assorbiamo troppo di negativo dagli altri. So then on the blue flowers, on the bottom left, we have the explorer's gentian. It's another... Go ahead. Per quanto riguarda i fiori blu abbiamo alla base Explorer Gentian. Another relative of Dr. Bach's gentian, but this one helps us when we feel not just a momentary setback, but that our whole life needs a renewal and a strength to go forward. È una parente della gentian del Dr. Bach. Questo fiore ci aiuta non solo quando ci sentiamo temporaneamente bloccati o falliti, ma quando sentiamo che tutta la nostra vita ha bisogno di essere totalmente rinnovata. Then the borage, which helps us when we feel the weight of depression, the weight of sadness, it helps lift us up. E poi abbiamo borage che ci aiuta a sollevare proprio il peso che ci opprime quando proviamo depressione e tristezza. I remember one person who took this formula, which was developed right after the disaster in New York City of September 11th, 2001. Mi ricordo di una persona che ha preso questa formula che è stata sviluppata dopo il disastro delle Torri Gemelle a New York nel 11 settembre 2001. And we made donations of this formula, which we had just developed, to some doctors and other health practitioners who were doing volunteer work. E noi abbiamo donato questa formula che avevamo appena sviluppato a dei medici e a dei volontari che svolgevano appunto lavoro di assistenza. And
They were using the grief relief with people who had lost family or lost co-workers when the Twin Towers were destroyed. Loro l'hanno somministrata a persone che avevano perso la famiglia o dei colleghi durante l'attacco alle Torri Gemelle. And what they said is that it helped them not to avoid their feelings, but to feel the grief, but not to be overwhelmed by it. E quello che loro hanno raccontato era che questa formula li ha aiutati non a sopprimere il dolore, ma a sentirlo, a percepirlo, senza però essere sovrastati dal dolore, schiacciati dal dolore. And then we have the forget-me-not at the apex. E poi all'apice abbiamo non ti scordar di me. Forget-me-not is a relative of the borage, but what it does is it opens us to the transcendent possibility that we still are connected to those who have died as a spiritual relationship. E Forget Me Not è un parente di Borage, ma ci dà questa percezione che siamo ancora collegati a un livello spirituale con coloro che ci hanno lasciato. And then in the center we added the Love Lies Bleeding, which is this deep magenta, this rather combination of the red and the blue. E poi al centro abbiamo Love Lies Bleeding, che è questo colore intenso, color magenta, che è una combinazione di rosso e blu. And this helps us to, when we feel the deep suffering, is to surrender it, to let it be taken up by a higher power. E è un fiore che aiuta quando proviamo un dolore enorme, profondo, a lasciarci completamente andare a questo dolore e a far sì che e ad affidarci a dei poteri, a un potere superiore. And then we have the essential oils of Melissa, which is very light, and myrrh, which helps us to cleanse in a very deep level. E poi abbiamo gli oli essenziali di Melissa, che è molto, ci aiuta per quanto riguarda la leggerezza, e mirto, che ha delle capacità purificanti. So then we also have from the St. John's flower the oil, which we call the St. John's shield. E dal fiore di St. John abbiamo anche l'olio che noi chiamiamo St. John's Shield, cioè scudo di St. John. Which brings the light of this flower that blooms at the summer solstice into our being to deal with any darkness that we feel. Che porta la luce di questo fiore che fiorisce al solstizio d'estate, e la luce, di portare la luce di questo fiore all'interno dell'oscurità che magari stiamo sperimentando. It's called Hypericum perforatum because it has all these little holes, these little oil glands in the leaves. E si chiama Iperico perforato, Ipericum perforatum, perché ha tutti questi buchetti nelle foglie da cui poi essuda l'olio. And when we put the flowers and the leaves in the olive oil, it turns a deep red. E quando mettiamo il fiore e le foglie nell'olio d'oliva, la combinazione produce un rosso intenso. And this is a view of the many jars of the St. John's wort oil on our platform infused by the sun in the summertime. Qui c'è un'immagine di tutti questi vasetti di St. John's Shield, della St. John messo a bagno nell'olio e in infusione sotto il sole su queste piattaforme sempre a terraflora. Well, there's so much more that could be said, but I think it's a good time to take, is there a question or two, or are we ready to wrap up? Allora, c'è così tanto altro che si potrebbe dire, si potrebbe andare avanti per ore, ma magari è il tempo, è il momento di prendere qualche domanda, rispondere a qualche domanda, un paio di domande, e poi di chiudere. C'è già una domanda
qui in chat su Zoom, dove chiedono cosa si può dare alla persona prima di fare il vaccino, in questo caso penso sia riferito al Covid-19. So somebody is asking which flower essence would you recommend before vaccination, because taking the vaccine against the COVID? Well, I can't make a recommendation for an individual, but I could say, in general, one of the formulas that I'm going to talk about next time is Magenta Self-Healer, and that's a good one to support any kind of healing that we want to do. Allora, non posso ovviamente fare una raccomandazione specifica per una persona, però in generale mi sento di consigliare Magenta Self Healer, che è una delle combinazioni di cui parleremo la prossima volta. Poi Giancarlo chiede come si usano le formule come il Rescue Remedy al bisogno oppure per un certo periodo di tempo. E poi domanda sempre lui, possono essere usate come rescue, quindi anche tantissime volte in emergenza? Somebody's asking, how do you use the formulas? Do you use them spot, that is the time, in the moment you need them, or do you have to take them for a certain amount of time? And can you use the formulas like you do with rescue? Many times if they are needed. Yeah, so the flower essence formulas can be used for acute situations, meaning a short time, take it frequently, or they can be used more long term, where you take it regularly over a period of days. Either way. Le formule possono essere usate in entrambe le maniere, quindi per situazioni acute, diciamo, no? Dove le prendi per un brevissimo periodo ma molto frequentemente, o distribuite su un periodo di tempo più lungo. Entrambe le modalità vanno bene. But I would say the Rescue or 5 Flower and the Yarrow Environmental Solution are used more in acute situations, and the Flourish formulas are usually used more on an ongoing basis. Ma direi che Rescue e la Yarrow Environmental Solution, la formula Yes, mi sembrano più per i momenti, le situazioni diciamo acute, mentre le altre formule della linea Flourish per situazioni più distribuite nel tempo. No, al momento non ci sono altre domande, ricordo che There are no other questions for the moment. Richard potrà rispondere comunque fra un paio di settimane alle altre domande che potrete scrivere sotto il post di Facebook. And Richard is going to answer your questions to the questions you are going to write on Facebook, in the post on Facebook. Yeah, and I can also take if you have some questions, and I can address them the next time we meet in 2 weeks. E se avete delle domande, ovviamente posso rispondere a queste domande tra 2 settimane, quando ci rincontreremo. So I wish you good healing, and thank you for joining me. Per cui vi auguro di stare bene, una buona guarigione, e vi ringrazio per essere stati qua con me. Thank you, Richard. Thank you. See you next time. Say hello to Patricia. Okay. Thank you for everyone.